Lezione 1. Vacanza al mare. Sembri molto stanco per il lavoro di questa settimana. Mi sento davvero molto esausto e stressato. Non so bene come aiutarti a rilassarti. Devo assentarmi per qualche giorno. Certo, che ne dici di una fuga al mare per il fine settimana? Guardare il mare è sempre rigenerante e rilassante. Possiamo trovare una casa tranquilla vicino alla costa. Il suono delle onde mi aiuta a dormire meglio. Cercherò un posto con la sabbia bianca. Possiamo andare a nuotare anche la mattina? Sì, l'acqua è molto calda in questo momento. Metterò in valigia il costume da bagno e qualche libro leggero. Porterò la crema solare e un grande ombrello. Spero che il tempo rimanga soleggiato e sereno. Le previsioni meteo annunciano un fine settimana perfetto. Mi sento già molto meglio solo a pensarci. Una breve pausa migliorerà il tuo umore e la tua energia. Grazie per aver proposto un piano così meraviglioso, John. Sono felice di aiutarti a trovare un po' di pace. Lezione 2. Il nobile sacrificio. Quella è stata una conclusione molto emozionante per la storia. Sto ancora pensando agli ultimi 2 capitoli. Il protagonista era molto coraggioso e altruista. Sono rimasto profondamente colpito dall'entità del sacrificio compiuto. È stata realizzata da un personaggio a beneficio degli altri. Pensi che abbia fatto la scelta giusta, John? È stata una decisione molto difficile e molto controversa. Ha salvato tutta la sua famiglia, ma ha perso la vita. Questo è l'atto supremo di amore e devozione. L'autore ha descritto la scena con grande e splendida dovizia di particolari. Induce il lettore a interrogarsi sui propri valori personali. Non so se sarei in grado di essere così coraggioso. Spesso troviamo la forza quando amiamo profondamente qualcuno. I temi del libro sono molto cupi ma importanti. La letteratura ci aiuta a esplorare queste complesse emozioni umane. Vorrei leggere altri libri di questo stesso autore. Cercherò il suo prossimo romanzo in biblioteca. Possiamo discuterne alla nostra prossima riunione del club. Attendo con piacere di sentire di nuovo le tue opinioni, Anna. Lezione 3. La lista degli oggetti da mettere in valigia. Partiremo per la montagna domani mattina presto. Sono molto emozionato all'idea di vedere le alte vette. Ottimo, dovremmo fare un elenco di tutte le cose. Dobbiamo portare tutto ciò che è sulla nostra lista. Anna, hai pronti i tuoi pesanti scarponi da trekking? Sì, li ho puliti e ho controllato i lacci oggi. Non dobbiamo dimenticare il kit di pronto soccorso per la sicurezza. Ho messo in valigia anche una cartina e una bussola funzionante. Porterò la tenda e i sacchi a pelo. Prenderò il cibo e le bottiglie d'acqua. Abbiamo bisogno di acqua a sufficienza per almeno 2 giorni interi. Preparerò anche degli snack energetici per noi. Abbiamo una torcia con batterie nuove. Ho messo 2 torce elettriche nella tasca laterale. Stasera controllerò le previsioni del tempo un'ultima volta. Spero che faremo un viaggio sicuro e divertente.
La preparazione è la parte più importante di qualsiasi escursione. Concordo sul fatto che essere organizzati ci faccia sentire più sicuri di noi stessi. Ti aspetto alla macchina alle 5. Lezione 4. Approcciare gli investitori. Abbiamo bisogno di più capitali per far crescere la nostra nuova azienda. Dobbiamo essere molto onesti riguardo ai nostri dati finanziari. Certamente, la trasparenza è fondamentale per un rapporto commerciale sano. Quanti investitori dovremmo contattare questo mese, John? Penso che dovremmo contattare almeno 5 aziende diverse. Dobbiamo preparare una presentazione molto professionale e chiara. Mi concentrerò sui dettagli tecnici del nostro prodotto. Spiegherò le tendenze di mercato e la nostra crescita. Dobbiamo dimostrare loro che siamo una squadra forte. Gli investitori cercano persone dedite e oneste. Dovremmo rispondere a ogni domanda con un'affermazione basata sui fatti. È meglio ammettere quando non sappiamo. Mi eserciterò a pronunciare il mio discorso davanti a uno specchio. Controllerò la nostra presentazione per individuare eventuali piccoli errori. Questa è una grandissima opportunità per il nostro futuro. Credo nella nostra visione e nel nostro duro lavoro. Saremo pronti per la riunione di martedì. Sono nervoso, ma anche molto pronto. Provvederò subito a stampare i documenti finali. Lezione 5. Frasi greche. Sono molto emozionato all'idea di visitare le antiche rovine. La Grecia è un paese con una storia molto ricca. Dobbiamo imparare qualche frase in greco, Anna. Non sarebbe male conoscere qualche parola di base. Vorrei imparare i saluti di base e le espressioni di cortesia. Dovresti imparare a dire ciao e grazie. È difficile leggere i diversi alfabeti greci. È un po' diverso, ma è molto interessante. Utilizzerò un'app per dispositivi mobili per esercitarmi ogni giorno. È un metodo molto efficace per imparare una lingua. Vorrei poter ordinare cibo in greco. La gente del posto apprezzerà il tuo sincero impegno, John. Dimostra rispetto per la loro cultura e la loro terra. La maggior parte delle persone ad Atene parla anche un ottimo inglese. Voglio ancora impegnarmi al massimo per parlare greco. Mi unirò a voi nelle vostre sessioni di pratica quotidiane. Possiamo interrogarci a vicenda durante la pausa pranzo. Sembra un piano divertente e molto utile. Ora scaricherò la lezione di lingua per noi. Lezione 6. Confermare la prenotazione. Chiamo per definire gli ultimi dettagli del mio viaggio, per favore. Assicurati di fornire loro le informazioni personali corrette. Dispongo di tutti i dati necessari per confermare la prenotazione. Qual è la prima cosa di cui hanno bisogno, John? Mi chiamo John Smith e potete contattarmi. Fornisci loro il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo email. Sto fornendo loro il numero della carta di credito proprio ora. Chiedi loro di inviare immediatamente un'email di conferma, John. Voglio assicurarmi che le date siano esattamente corrette. Resteremo dal 10 al 15. La gente dice che la stanza è ora riservata per noi. Il prezzo include la colazione e le tasse?
Sì, il prezzo è comprensivo di tutto per il soggiorno. Si tratta di un'ottima offerta per quello specifico hotel. Scriverò il numero di conferma su questo foglio. Metti il foglio nel portafoglio, così non lo perderemo. Salverò anche una copia digitale sul mio telefono. Ora possiamo iniziare a pensare alle nostre attività quotidiane. Sono contento che la procedura di prenotazione sia finalmente terminata. Lezione 7. Denti forti. Ho terminato la mia visita dal dentista per oggi. Il dentista ha riscontrato qualche problema ai tuoi denti? Aveva un piccolo specchio che usava per guardarsi. Quello strumento gli permette di vedere la parte posteriore della bocca. Ha detto che avevo denti sani e forti. Questo perché ti lavi i denti e usi il filo interdentale ogni giorno. Mi ha anche pulito i denti con uno strumento speciale. Dopo una pulizia dentale, i miei denti risultano sempre molto lisci. Devo tornare tra 6 mesi per un altro controllo. È importante prendersi cura della propria salute orale, John. Mi ha avvertito di non mangiare troppi dolci. Lo zucchero è molto dannoso per lo smalto dei denti. Cercherò di bere più acqua invece di bibite gassate. Questa è un'ottima scelta per la salute di tutto il corpo. Hai già prenotato un appuntamento per la prossima settimana? Sì, andrò dal dentista mercoledì pomeriggio. Spero che la tua visita di controllo vada bene come la mia. Continuerò a prendermi cura del mio sorriso. Ti aspetto in macchina adesso. Lezione 8. Canzoni preferite. Charlotte è una cantante di grande talento per il nostro coro. Dobbiamo scegliere canzoni che lei conosca molto bene. Le canzoni erano brani che Charlotte già conosceva e apprezzava. Quali brani specifici avete scelto per l'esibizione? Tra queste figuravano Pie Gesù e la preghiera del Signore di oggi. Si tratta di brani musicali molto belli e tradizionali. Abbiamo aggiunto alla lista anche Gerusalemme e Danny Boy. Danny Boy è una canzone molto emozionante per molte persone. Sarà l'ultimo brano del nostro concerto serale. Sono certo che il pubblico apprezzerà la sua voce. Dobbiamo esercitarci ad armonizzare con il resto del coro. Le prove inizieranno alle 7 di giovedì sera. Stamperò gli spartiti per tutti i membri. Assicurati che il carattere sia abbastanza grande da poter essere letto facilmente. Utilizzerò uno stile molto chiaro e deciso. Non vedo l'ora di sentire tutto il gruppo cantare insieme. Sarà un evento molto toccante e di grande successo, Anna. Abbiamo lavorato duramente per prepararci a questo giorno. Ci vediamo stasera in sala prove. Lezione 9. Storia messicana. In questa unità studieremo la storia del Messico. Ci furono molte guerre e molti cambiamenti ai vertici del governo. Nel frattempo, la lotta per il controllo del Messico continuò per anni. Era stato vinto nel 1833 da qualcuno. Fu vinto da un uomo di nome Sant'Anna. All'epoca era una figura molto potente e molto controversa. In seguito, svolse un ruolo importante nella rivoluzione texana.
La storia è spesso plasmata da questi leader individuali di grande forza. Dobbiamo informarci sull'impatto che le sue politiche hanno oggi. C'erano molte opinioni diverse riguardo al suo lungo regno. Dovremmo esaminare sia le fonti storiche messicane che quelle americane. Questo è il modo migliore per ottenere una visione equilibrata. Troverò alcuni articoli nella biblioteca digitale dell'università. Prenderò appunti sulle date e sugli eventi principali. Non dimenticare di menzionare la battaglia di Alamo. Quella è una parte molto famosa di questo periodo storico. Discuteremo i nostri risultati in classe lunedì mattina. Spero che riusciremo a spiegare i fatti in modo molto chiaro. Sono sicuro che faremo un'ottima presentazione. Lezione 10. Sentirsi insicuri. A volte penso che le persone si concentrino troppo sul proprio aspetto. I social media ci portano a confrontarci con gli altri. Anna, ti preoccupi mai del tuo aspetto? Sì, a volte mi sento insicura riguardo al mio aspetto. Tutti hanno dei momenti in cui non si sentono sicuri di sé. È difficile quando vediamo foto perfette ogni giorno. Dobbiamo ricordare che quelle foto sono spesso ritoccate. Questo è un punto verissimo e molto importante, John. La vera bellezza deriva dal tuo carattere e dalle tue azioni. Cerco di concentrarmi sull'essere una persona gentile e intelligente. Dovresti essere orgoglioso di chi sei interiormente. Grazie mille per le tue gentilissime parole di incoraggiamento. Dovremmo passare meno tempo a fissare lo schermo del telefono. Sono d'accordo sul fatto che dovremmo vivere nel mondo reale. Sei bellissima così come sei oggi. Mi sento molto meglio dopo averne parlato con te. Sarò sempre qui per ricordarti quanto vali. Nella maggior parte dei casi siamo i nostri peggiori critici. Mi concentrerò sulla mia salute anziché sul mio riflesso allo specchio. Lezione 11. Disastro in cucina. Ho sentito che ieri hai provato una nuova ricetta. Volevo preparare qualcosa di speciale per mia madre. Com'è andato il processo di preparazione del dolce, Anna? Sicuramente è stata l'ultima volta che ho provato a fare una torta grande. Aveva un sapore altrettanto buono quanto sembrava nel libro. No, si è rivelato un disastro totale. Che fine ha fatto la torta mentre cuoceva? Ho dimenticato di aggiungere il lievito in polvere alla farina. Quindi la torta non è lievitata ed è rimasta piatta? Era duro come una roccia e molto secco. Anche i migliori chef commettono errori in cucina. Mi sono sentito molto stupido per aver commesso un errore così banale. Puoi riprovare questo fine settimana, prestando maggiore attenzione. Leggerò le istruzioni 3 volte prima di iniziare. La prossima volta ti aiuterò a misurare gli ingredienti, Anna. Sarebbe molto utile e anche più divertente. Sabato possiamo preparare insieme una torta al cioccolato. Spero che questo sia morbido e molto dolce. Mi assicurerò che non ci dimentichiamo la cipria. Lezione 12. Stanze accessibili. Grazie per aver chiamato il nostro hotel. Come posso aiutarla? Ho bisogno di una stanza per mio nonno che usa una sedia a rotelle. Sì,
Disponiamo di camere accessibili con porte più larghe. È un'ottima cosa per chi ha bisogno di molto spazio. Abbiamo anche dei maniglioni di sicurezza in bagno. La doccia è a filo pavimento per un facile accesso? Sì, è una doccia accessibile con sedia a rotelle. Anche per lui l'ingresso dell'hotel è facile da usare. Abbiamo una rampa e anche delle porte automatiche molto grandi. Nel vostro hotel si sentirà molto felice e al sicuro. Il nostro personale è inoltre formato per assistere gli ospiti in base alle loro esigenze. Prenoterò la stanza per la prima settimana di maggio. Prenderò nota delle sue esigenze specifiche. C'è un ascensore vicino alla stanza accessibile? La camera si trova proprio accanto all'ascensore principale. Grazie per aver fornito un servizio così utile e inclusivo. Desideriamo che ogni ospite trascorra un soggiorno molto confortevole. Provvederò al versamento dell'acconto tramite il sito web oggi stesso. Sarò lieto di dare il benvenuto a suo nonno nel nostro hotel. Lezione 13. Obiettivi realisti. Un giorno vorrei diventare il presidente dell'azienda. È positivo avere grandi sogni per la propria carriera. Ho intenzione di lavorare 12 ore al giorno. È importante trovare un equilibrio tra ambizione e obiettivi realisti. Non voglio perdere tempo. Potresti stancarti molto se non ti riposi. Il successo richiede molti sacrifici personali e tanto duro lavoro. Ma devi anche prenderti cura della tua salute e della tua famiglia. Mi prefisserò piccoli obiettivi per ogni mese dell'anno. Questo è un modo decisamente migliore per raggiungere il tuo grande obiettivo. Voglio imparare nuove competenze molto richieste sul mercato del lavoro. Dovresti seguire un corso di leadership e di oratoria. Cercherò un corso che inizi il mese prossimo. Sono fiero della tua determinazione e del tuo spirito forte. Farò sempre del mio meglio per essere un buon leader. Ricordati di fare una pausa ogni tanto. Ascolterò il tuo consiglio e cercherò di mantenere l'equilibrio, Anna. Una vita felice è il tipo di successo più importante. Scriverò il mio nuovo piano questa sera. Lezione 14. Attività in resort. Ho trovato un resort meraviglioso tra le verdi montagne. Perfetto, parliamo delle attività che faremo durante il nostro soggiorno. Cosa posso fare lì se mi piace stare all'aria aperta? È possibile fare escursioni sui sentieri o andare a pesca. C'è un posto dove posso noleggiare una bicicletta? Sì, il resort mette a disposizione degli ospiti numerose mountain bike. Voglio vedere il tramonto dalla vetta più alta. C'è una funivia che porta in cima. Sembra un'esperienza davvero rilassante e meravigliosa. È inoltre possibile recarsi alla spa per un massaggio professionale. Penso che preferirò la piscina all'aperto. La piscina è riscaldata, quindi è possibile nuotare anche di notte. Ci sono dei buoni ristoranti nel villaggio di montagna qui vicino? Ci sono 3 piccoli caffè che servono cibo biologico locale. Non vedo l'ora di fuggire dalla frenetica vita cittadina. La natura ci aiuterà a sentirci di nuovo freschi e molto giovani.
Prenoterò subito i biglietti per la funivia. Metterò in valigia gli scarponi da trekking e la giacca calda. Non vedo l'ora di iniziare la nostra vacanza in montagna. Lezione 15. Spiagge mozzafiato. Ho trovato un posto con un'acqua di un blu meraviglioso. Con spiagge mozzafiato, sembra fantastico, ma quale paese? Si tratta di una piccola isola nel Mar Mediterraneo, Anna. È un posto molto costoso per un viaggio di 2 settimane? No, il cibo locale e gli hotel sono molto economici. Come si raggiunge l'isola dalla terraferma? Dobbiamo prendere un traghetto dalla grande città. Spero che il viaggio in barca non sia troppo lungo o agitato. Ci vuole solo un'ora e il panorama è magnifico. Vorrei passare tutta la giornata sdraiato sulla sabbia calda. Possiamo anche fare snorkeling per ammirare i pesci tropicali. Non avevo mai visto una vera barriera corallina prima d'ora. L'acqua è così limpida che si può vedere il fondo. Comprerò un nuovo costume da bagno per la nostra vacanza sull'isola. Controllerò le date per trovare i biglietti del traghetto più economici. Dovremmo andare prima che inizi la stagione delle piogge in autunno. Organizzerò tutto così potremo semplicemente rilassarci insieme. Sei un ottimo organizzatore di viaggi, molto attento e premuroso. Ora vi mostrerò alcune foto dell'isola. Lezione 16. Palestra comoda. Ho deciso di non iscrivermi alla grande palestra in città. Perché hai scelto quello più piccolo invece di quello? Di solito vado in quello più vicino a casa mia. È comodo poterci andare a piedi, John. Mi fa risparmiare un sacco di tempo la mattina. Hanno tutta l'attrezzatura di cui hai bisogno? Hanno pesi a sufficienza e anche qualche tapis roulant. È molto affollato nelle prime ore del mattino? No, di solito oggi prima delle 8 è molto tranquillo. Dovrei iscrivermi a una palestra vicino al mio ufficio. Questo ti renderebbe più facile mantenerti attivo. Spesso, dopo il lavoro, mi sento troppo stanco per guidare. Se la palestra è vicina, non hai più scuse. È un pensiero verissimo e molto motivante, John. Potremmo anche andare insieme venerdì dopo il lavoro. Andrò a iscrivermi domani. Ti mostrerò le macchine più adatte alla tua routine. Grazie per avermi aiutato a iniziare una sana abitudine. Ci vediamo in palestra venerdì pomeriggio. Lezione 17. Parco nazionale. Oggi il tempo è bellissimo e c'è molto sole, Anna. Non voglio stare in casa tutto il giorno. Che ne dici di esplorare un parco nazionale nelle vicinanze per un po'? Potrebbe essere un piacevole cambiamento rispetto alle rumorose strade cittadine. Possiamo vedere gli alberi secolari e il grande lago. C'è un posto dove possiamo fare un picnic? Sì, ci sono molti tavoli vicino all'acqua per le famiglie. Preparerò dei panini e porterò della frutta fresca. Porterò il binocolo per osservare gli uccelli selvatici. Potremmo persino avvistare qualche cervo nell'erba alta. Per il percorso dovremmo indossare le scarpe da passeggio più comode. Quanto tempo ci vuole per fare il giro completo del lago a piedi?
Ci vogliono circa 2 ore se camminiamo molto lentamente. Sono pronto a respirare un po' di aria fresca e pulita della foresta. È il modo migliore per rilassarsi prima della settimana lavorativa. Vado a prendere il cestino da picnic in cucina. Controllerò la mappa per trovare l'ingresso migliore. Sono molto contento che tu abbia suggerito questa gita all'aria aperta. Avvierò la macchina e ti aspetterò, Anna. Lezione 18. Comunicazione chiara. La riunione con il consiglio di amministrazione è prevista per domani mattina. Sono piuttosto nervoso all'idea di parlare davanti a loro. Concentrati sui fatti e sulle cifre e mantieni una comunicazione chiara, Anna. Devo includere molti dettagli nelle mie diapositive? No, mantieni le informazioni semplici e di facile lettura. Utilizzerò dei grafici di grandi dimensioni per mostrare la nostra recente crescita. Questo è un ottimo modo per catturare la loro attenzione. Cosa devo fare se mi fanno una domanda difficile? Mantieni la calma e rispondi con voce ferma. Stasera mi eserciterò ancora una volta con il mio discorso, John. Dovresti anche guardarli negli occhi mentre parli. Il contatto visivo dimostra che sono una persona sicura di sé e molto onesta. Hai lavorato duramente a questo progetto per tutto l'anno. Voglio che comprendano il valore di tutta la nostra squadra. Sono certo che rimarranno molto colpiti da te. Grazie per il vostro supporto e per la vostra consulenza professionale di oggi. Anna, sei la persona più adatta per questo importante incarico. Ora mi sento molto più preparato per l'incontro. Ti aiuterò a installare il proiettore domani. Lezione 19. Didascalie delle foto. Queste foto scattate in montagna sono davvero incredibili e nitidissime. Voglio condividerli con i nostri amici e familiari. È un ottimo approccio, piacerà a tutti vederli. Allora, John, hai già aggiunto delle didascalie alle foto? Ho scritto una breve frase sulla splendida vista del tramonto. Le didascalie aiutano le persone a comprendere la storia che si cela dietro l'immagine di oggi. Ho aggiunto anche il nome del parco nazionale che abbiamo visitato. Dobbiamo includere i nomi delle persone nelle foto? Sì, è una buona idea taggare i nostri amici così che possano vederlo. Mi piace usare parole che descrivano come mi sentivo in quel momento. Dovresti dire che l'aria era molto fresca e fredda. Vorrei anche menzionare la lunga escursione che abbiamo fatto. È stata una giornata molto difficile ma anche molto gratificante per noi. Ora pubblicherò l'album sul mio profilo. Metterò subito un mi piace alle foto non appena le pubblicherai. Grazie per essere un amico e un compagno così prezioso. Sono felice che abbiamo questi ricordi da conservare per sempre. Dovremmo iniziare a pianificare la nostra prossima grande avventura molto presto. Stasera darò un'occhiata ad alcune nuove mappe, Anna. Lezione 20. Bagaglio smarrito. Ho sentito dire che la tua valigia non è arrivata in aeroporto. È stato un inizio molto stressante per la mia vacanza. E ci sono voluti 2 giorni per individuarlo nel sistema. Ero molto preoccupato di non rivederlo mai più. Anna, hai dovuto comprare vestiti nuovi nel frattempo? Sì, ho dovuto comprare uno spazzolino da denti e delle semplici magliette.
La compagnia aerea dovrebbe pagare per gli articoli necessari. Ho conservato tutte le ricevute per mostrare loro il costo totale. Dov'era la borsa mentre aspettavi in hotel? È stato inviato per errore a un'altra città dall'altra parte del paese. Sono contento che il personale dell'aeroporto abbia finalmente ritrovato la borsa. È una buona lezione quella di mettere sempre in valigia una maglietta di ricambio. Metto sempre un cambio di vestiti nel bagaglio a mano. È un modo di viaggiare molto intelligente e pratico. Ora che hai i tuoi bagagli, puoi finalmente goderti il viaggio. Ora che ho le mie cose mi sento molto meglio. Dovremmo fare una passeggiata con la tua nuova camicia preferita. È una splendida giornata per esplorare insieme le vie della città. Ora aspetterò che ti cambi. Lezione 21. Pollo ticca. Quello è stato uno dei pasti migliori che abbia mai mangiato. Oggi ho apprezzato molto le diverse spezie presenti nel cibo. Ho provato il loro saporitissimo chicken tikka masala e ne sono rimasto entusiasta. Sembra delizioso, ne ho assaggiato un pezzetto e la salsa mi è piaciuta. Anche il pane era molto caldo e morbidissimo, Anna. Penso che nella loro lingua locale si chiami pane naan. Tornerò sicuramente in questo ristorante molto presto. Dovremmo invitare i nostri amici a cena qui la prossima settimana. La prossima volta vorrei provare il curry di agnello piccante. Continuerò a mangiare piatti a base di verdure perché sono salutari. Il cibo era troppo piccante per i tuoi gusti. No, era perfetto e molto saporito. Il servizio è stato molto veloce e il personale gentile. Scriverò una recensione molto positiva su internet stasera. Questo aiuterà altre persone a scoprire questo fantastico posto dove mangiare. Sono sazio e mi sento molto felice in questo momento. Un buon pasto è un ottimo modo per concludere la giornata. Torniamo a casa a piedi per favorire un po' la digestione. Prenderò la strada panoramica che attraversa la parte principale del parco. Lezione 22. Video esilaranti. Passo troppo tempo a guardare video sul mio telefono. Ci sono tantissime cose divertenti da vedere su internet. Anna, ne hai visti di belli ultimamente? Dimmi. Sì, ne ho visto uno spassosissimo la settimana scorsa con un gatto. Cosa faceva di divertente il gatto nel video? Stava cercando di catturare un uccello sullo schermo televisivo. Oggi ho visto un video di un cane che suonava il pianoforte. Gli animali spesso fanno le cose più inaspettate e divertenti. È un ottimo modo per farsi una risata dopo una giornata molto lunga. Anche a me piacciono i video in cui le persone eseguono incredibili trucchi di magia. Mi chiedo sempre come facciano a realizzare quei trucchi difficili e segreti. Alcuni di questi sono molto ingegnosi e molto difficili da spiegare. Stasera dovremmo condividere i nostri link preferiti. Ti mando subito quella con il bambino che balla. Quella è una classica e mi fa sempre sorridere. Ridere è la migliore medicina per una mente stanca e indaffarata. Concordo sul fatto che abbiamo bisogno di più umorismo nella nostra vita quotidiana. Cercherò altri video divertenti da mostrarvi più tardi. Non vedo l'ora di scoprire cosa troverai, Anna.
Lezione 23. Definire le date. Dobbiamo decidere le date esatte del nostro viaggio. La maggior parte dei nostri amici è libera nella seconda settimana di giugno. Perfetto, una volta definite le date puoi iniziare a prenotare. Controllerò i prezzi degli hotel e dei voli. Dovremmo alloggiare in un posto vicino al centro. Prenotare l'alloggio in anticipo ci farà risparmiare un sacco di soldi, John. Dovremmo prenotare 3 camere o una suite molto grande. Una suite più grande sarebbe più divertente per tutto il gruppo. Chiederò a tutti di inviare il deposito entro venerdì mattina. È importante avere i soldi prima di pagare qualsiasi cosa. Creerò un documento condiviso per tutti i nostri piani di viaggio. Chiunque può aggiungere i luoghi che desidera visitare in città. Questo è un modo di pianificare molto equo e ben organizzato. Dovremmo anche cercare una buona auto a noleggio adatta alle nostre esigenze. Cercherò un furgone che possa ospitare 6 persone. Sono emozionatissima per questo viaggio con tutti i nostri amici. Sarà un'estate che ricorderemo per sempre, Anna. Grazie per aver assunto la guida di questo importante progetto. Aggiornerò subito la chat di gruppo con le date definitive. Lezione 24. La cultura aziendale. Hai a disposizione numerose copie del tuo curriculum vitae per la fiera. Voglio fare un'ottima impressione sui dirigenti. Ricorda di porre domande interessanti durante il tuo breve intervento di oggi. Che tipo di domande preferiscono sentire i selezionatori, John? Informati sulla cultura aziendale e sulle opportunità di crescita professionale. Questo dimostra che voglio rimanere a lungo. Puoi anche chiedere informazioni sulle mansioni quotidiane previste per quel ruolo. Vorrei sapere se offrono programmi di formazione speciali. La maggior parte delle grandi aziende desidera aiutare i propri dipendenti ad apprendere di più. Dovrei chiedere informazioni sullo stipendio durante il primo incontro, John? No, è meglio aspettare il secondo colloquio per quello. Mi concentrerò sulle mie competenze e sulla mia passione per il lavoro. Mostra sicurezza e parla a voce alta e chiara. Domani indosserò il mio abito professionale migliore per andare alla fiera. Sei un candidato molto valido per ognuno di questi posti di lavoro. Spero di poter trovare un lavoro che mi piaccia davvero. Ora ti aiuterò a esercitarti ancora una volta con la tua presentazione. Sei un amico molto disponibile e di grande supporto per me. Desidero vederti avere successo nel percorso professionale che hai scelto. Lezione 25. Esercizio fisico salutare. Mi sento molto energico stamattina dopo la mia lunga corsa. Mi sento sempre molto stanco quando mi sveglio per andare al lavoro. Inizio la giornata con un po' di esercizio fisico ogni singola mattina. Sembra salutare, dovrei provarlo per migliorare il mio umore. Puoi iniziare con una breve passeggiata nel tuo quartiere. Aiuta a svegliarsi più velocemente rispetto al caffè? Sì, per me l'aria fresca è meglio di qualsiasi dose di caffeina. Domani mattina, John, proverò a fare una passeggiata di 15 minuti. Noterai presto una grande differenza nei tuoi livelli di energia. Di solito passo la mattinata a guardare il telefono dal letto.
Questa è una pessima abitudine che affatica la mente. Stasera lascerò il telefono nell'altra stanza. È un'ottima mossa per dormire meglio la notte. Vorrei sentirmi felice e forte come te. Basta un po' di disciplina ogni singolo giorno. Questo fine settimana comprerò delle nuove scarpe da corsa al centro commerciale. Posso accompagnarti per aiutarti a scegliere il paio migliore. Grazie per essere stata una così buona influenza nella mia vita. Ti chiamerò domani per sapere se sei andato a fare la tua passeggiata.